Allora, volevo informarvi su un po' di cose sulle quali sto lavorando. In queste ultime settimane ho cercato di tirare su un sito web per organizzare un pochettino le idee, le informazioni, per mettere qualche blog. Devo dire che mi sono annodato con un po' di cose, quindi è stato più complicato del previsto. A un certo punto sono usciti anche 2 o 3 versioni del sito che erano online, però veramente in condizioni pessime. Alla fine ho deciso di cambiare un attimo la traiettoria. Allora, qualche giorno fa, qualche settimana fa, vi avevo anticipato che ho iniziato a seguire su Skillshare i video di Ali Abdaal, i suoi corsi, perché praticamente quando ti iscrivi tramite un link hai il primo mese gratuito. Siccome questi corsi sono mediamente in totale di 1 ora e mezza, 2 ore, riesci tranquillamente a seguire più corsi su degli argomenti. Sono corsi introduttivi però molto molto efficienti, con tante informazioni utili. Uno dei corsi che sto seguendo è quello sull'organizzazione delle proprie attività con Notion. Notion, se non lo conoscete, è uno dei 2 o 3 programmi utilizzati proprio per organizzarsi completamente la vita. Se qualcuno di voi è familiare con Tiago Forte, il concetto del Build a Second Brain, molto probabilmente ne ha sentito parlare. Fondamentalmente, riassumo, si tratta di usare al meglio il cervello, cioè il nostro cervello è fatto per pensare, non per mantenere o accumulare idee e concetti, e quindi moltissimi sistemi di efficacia e di ottimizzazione del lavoro dal Get Things Done in poi si basano sul principio di trovare una maniera per scaricare, fare il download quotidiano di tutte le informazioni, task e le attività dalla nostra testa, così invece di doverci preoccupare di ricordare il da farsi è scritto da qualche parte e noi ci possiamo concentrare, oltre che ovviamente sull'esecuzione, anche sul pensare alle cose aggiungendo valore, quindi usando le capacità mentali. E devo dire che quando mi ero avvicinato a questo un annetto fa, 2 anni fa, c'era anche Giorgio Mr. Rip, lui stava utilizzando Rome Research. Io mi ero anche lì confrontato prima con quello, poi con Notion, poi è uscito successivamente, ho scoperto dopo Obsidian, via discorrendo. Alla fine mi ero perso nel tool, mi ero fatto catturare dal rabbit hole dello studiare i sistemi e quindi poi non era successo niente. Ho ripreso adesso in mano la situazione e devo dire che strutturato nel modo corretto ti permette veramente di organizzare le informazioni. E quindi la prima cosa che ho fatto è stata un'applicazione molto veloce e mi sono basato su quello che è il vostro input relativo alla richiesta di testi. Fondamentalmente mi avete spesso chiesto quali sono dei libri per la carriera, oppure quando parliamo di finanza personale o in generale sulla vita. Allora, quello che ho fatto è organizzare tutto quanto in una pagina, l'ho messo già nel tab community del canale YouTube, però ecco qua, sto mostrando in questo momento quello che ho creato. Fondamentalmente è una paginetta molto semplice, molto lineare di layout, dove ho inserito i libri che consiglio di prendere per quanto riguarda la parte carriera, quindi sono quelli di cui abbiamo parlato nei video. Ovviamente il primo che consiglio è il libro di Davide Cervellin, che è stato nostro ospite 2 volte, sapete che mi piace molto il suo libro e quello che produce nei vari formati. Poi vi ho parlato di Career Crossroad di Adrian Cho, che è stato anche per qualche tempo il mio career coach. I 2 bellissimi libri di Watkins, Il primo 90 giorni e La tua prossima mossa, Professionisti a colloquio, insomma tutti i testi che vengono da anni di letture. Devo dire, questi secondo me sono quelli tra i più efficaci. Poi ci sono quelli sulla finanza personale e quelli in generale sulla crescita personale. Poi ne parlavo oggi all'interno del nostro gruppo Telegram e c'è stato anche uno di voi che ha consigliato degli altri libri. Allora, siccome non tutti li conosco, ho fatto una ulteriore forma che è il consigliato da voi, così mettiamo altri testi, perché sicuramente se li leggo va bene, li posso consigliare anch'io, altrimenti è giusto che raccogliamo un attimo le input ricevute da voi. Quindi spero che questo sia comodo. Ovviamente sono tutti quanti link affiliation di Amazon, quindi se comprate cose attraverso questi link è anche più conveniente per me. Però l'importante è questo: iniziare a strutturare i contenuti che condividiamo in maniera tale che possiamo trovarli più facilmente. Poi farò lo stesso passaggio anche per delle altre considerazioni
considerazioni e probabilmente strutturerò i contenuti anche a mo' di blog. Allora, c'è una domanda di Hack Lab, chiede qualche consiglio per entrare in una società di consulenza Big Four. Domanda semplice. Allora, ovviamente le società di consulenza, le Big Four sono considerati uno dei migliori punti di partenza per la carriera. Pro e contro, Ovviamente Hack Lab dipende tutto quanto dalla tua formazione, da che cosa hai fatto come studi, che cosa hai all'interno del tuo percorso, il tuo curriculum. Quando si parte da neolaureati, ovviamente lì conterà non soltanto il voto di laurea, l'università di provenienza, il tempo di laurea, ma soprattutto io consiglio sempre, perché sapete è da un po' di tempo che ho iniziato anche in maniera più strutturata a fare career coaching e mi sono capitati dei neolaureati o dei laureandi. Una delle cose che consiglio sempre è: cercate di evitare di arrivare alla laurea come lo studente modello punto, cioè se per 3 o 5 anni avete solo studiato e soltanto pensato a fare gli esami, non siete assolutamente in una posizione tanto favorevole quanto potete credere, perché non avete nessun vantaggio competitivo rispetto agli altri tantissimi laureati. Quindi quello che consiglio è, o durante il percorso di studi, iniziare a fare delle attività come quelle che raccomandava Andrea Zanon. Andate a vedere l'intervista che ho fatto con lui perché è veramente molto utile. Quindi un discorso di andare a aggiungere attività imprenditoriali, attività con i gruppi studenteschi, le associazioni, volontariato, qualunque cosa che riuscite a fare in più oltre allo studiare, fare esami e prendere un buon voto, sarà determinante, e sarà soprattutto determinante il come la inquadrate all'interno del vostro curriculum, perché ovviamente lì fa la differenza. Una delle cose che cerchiamo di spiegare è: quando uno all'inizio si propone e mette le soft skill, no? E tutti quanti sono bravissimi a fare un bullet point con sono bravo a lavorare in team, sono bravo a comunicare, sono orientato al risultato, agli obiettivi. Ok, grazie. Se però avete la possibilità di dimostrare come e quando avete sviluppato e applicato queste skill anche da neolaureati, fa la differenza. Cioè il poter dire: sono bravo a lavorare in team, infatti durante l'università ho partecipato a queste associazioni, ho fatto questo volontariato, ho fatto queste attività, oppure ho aperto una mia attività imprenditoriale. Parlavo con un amico, un ragazzo laureando al Politecnico di Torino, e non si rendeva neanche conto del fatto che la sua passione per l'elettronica e per la musica fosse una cosa interessante, perché lui a livello di hobby, per esempio, ha progettato e costruito da zero un amplificatore e una chitarra elettrica. E lui lo teneva come un ah sì, c'ho questi hobby ma non sono relativi alla carriera. Invece sì, perché rispetto agli altri studenti hai sviluppato delle capacità di elaborazione, di sviluppo e di messa in opera assolutamente non banali. Quindi cercate di fare questa tipologia di aggiunta di moduli per il vostro curriculum. Vi consiglio, ovviamente neanche parliamo dell'avere un inglese perfetto ad altissimo livello, cercate di muovervi sul contesto internazionale, cioè le stesse aziende, se ci sono posti fate application anche all'estero, anzi io personalmente consiglio sempre di iniziare esperienza lavorativa all'estero. A Club, il discorso delle quali tirocini ora diventa molto specifico, perché là dipende appunto da quali sono il corso di laurea, quali sono i tirocini richiede un attimo tempo. L'importante è il discorso del avere pezzi in più rispetto al puro esame. Ripeto, qualche buon esempio ce l'ha dato Andrea Zanon all'interno dell'intervista. Per esempio le associazioni studentesche, tutti quanti i politecnici, tutte le università ce le hanno. Fare qualche attività imprenditoriale, fare queste si chiamano junior enterprise, mi sembra, sponsorizzate dall'università, fare cose di questo genere sicuramente sono opportunità. Il problem solving i PowerPoint delle Big Four, i PowerPoint li troverete ovunque. No, quasi ovunque in realtà. Ci sono aziende, per esempio raccontavo, io ho lavorato in Toyota non si usano PowerPoint, si usano documenti A3 per tutte le attività. Per esempio in Amazon non si usano i PowerPoint, però diciamo che PowerPoint è sicuramente un grande standard nel mondo lavorativo, e quindi quello che diciamo sempre: imparare a usare Excel
e PowerPoint sono due superpoteri che dovete avere, prima li avete meglio è, perché vi aiuteranno tantissimo nel percorso di carriera, soprattutto all'inizio, quindi cercate di lavorarci pesantemente su queste skill. Quindi A-Club, questo è veramente in linea di principio un primo approccio. Mi riferivo al tuo amico creativo, tanta roba a costruire un amplificatore. Ecco, allora questa è una cosa interessante perché guardate, abbiamo fatto queste 2 sessioni di coaching e lui vedeva, giustamente, lo facevo anch'io quando mi sono laureato perché non avevo avuto la fortuna di parlare con qualcuno come me, e lui diceva ho fatto la triennale, mi sto laureando, questi sono i voti e tutto. Tornando indietro, siamo arrivati a scoprire che, per esempio, la sua passione settore automotive, come tesina per il liceo, lui aveva sviluppato in AutoCAD un modello 3D di un'auto di Formula 1 con i regolamenti in vigore in quell'anno. Non tutti sono capaci di farlo all'ultimo anno del liceo scientifico. Poi aveva seguito tutta questa parte dell'elettronica perché lui è appassionato di musica, suona in un gruppo, a un certo punto appassionato anche di elettronica, ha messo tutte queste cose insieme. È fondamentale, come dicevo, valorizzare queste attività, cioè guardate un attimo indietro, guardatevi attorno, cercate di capire quali pezzi avete e lavorateci sopra, costruite cose perché poi alcune cose andranno bene, alcune cose andranno male, comunque è un'esperienza che va benissimo e quindi questo curriculum che abbiamo costruito alla fine è diventato un curriculum veramente figo perché c'era la prima pagina dove come neolaureato non puoi mettere tantissimo, ma nella seconda pagina avevamo messo gli screenshot dei prodotti CAD, dei progetti fatti, la foto dell'amplificatore, insomma veramente un tutt'altro rispetto al curriculum del ho preso tot alla triennale, mi sto laureando adesso per la magistrale. Allora, A-Club, questa è una domanda molto interessante. Vorrei scrivere dei post su LinkedIn. Cosa ne pensi anche se non ho esperienza lavorativa? Va benissimo. LinkedIn è il posto fondamentale dove dovete partire già al liceo. Quindi, profilo LinkedIn, mi raccomando, strutturato seriamente, una bella foto, non una presa nel pub mentre siete andati a cena con gli amici o al mare o con gli occhiali da sole. Una foto grande di sfondo che abbia a che fare con la vostra passione, quindi non un tramonto, ma se volete il mondo corporate, qualche ufficio o qualcosa relativa, se magari avete partecipato a degli eventi, delle foto di questi eventi, il profilo il più completo possibile e il discorso di essere attivi su LinkedIn va benissimo e si può essere attivi in tantissimi modi, cioè non è facilissimo avere qualcosa da dire o qualcosa di nuovo da dire, ovviamente dici sono neolaureato quindi magari non ho esperienza lavorativa, non è un fatto di credibilità, è un fatto di condivisione, cioè io posso trovare un articolo interessante e condividerlo o in messaggio privato con delle persone a cui penso possano interessare quelle informazioni, oppure posso fare un post, non devo scrivere un articolo. Ho trovato un articolo interessantissimo su questo sito, questo giornale, metto il mio commento e lo lascio là, in maniera tale chi è nel mio network vedrà quest'articolo e quindi va benissimo. Il scrivere, per esempio, quello che si sta facendo all'università, se avete dei progetti, se state collaborando con dei team, è anche quello interessante per far vedere le attività. Oppure, se qualcuno pubblica degli articoli interessanti o fa dei riferimenti a degli studi e qualcosa secondo voi con molto focus su quello che vuole essere la vostra carriera, commentate, chiedete più informazioni, chiedete se vedete il tipo di persone che fanno commenti in questi articoli, quindi non vi preoccupate, cioè il discorso dell'avere attività su LinkedIn, non dovete essere scrittori, non dovete essere manager o persone che condividono cose di altissimo livello, ma anche semplicemente considerazioni su quello che sta succedendo, vostri commenti su un articolo, ovviamente. Ripeto, cioè attenzione, LinkedIn non è Facebook, quindi non permettetevi di mettervi su LinkedIn a commentare la notizia quotidiana, la situazione politica o quello che ha a che fare con non mondo del lavoro. LinkedIn è LinkedIn, però se c'è un articolo sul quiet quitting, se c'è un articolo sul lavoro in remoto come sta cambiando, se c'è un articolo sulle aziende come stanno riproponendo alcune strategie e vi interessa, assolutamente
riproponete questo articolo, mettete i vostri commenti e vedete se qualcuno si collega e fa magari dei riferimenti ad altri articoli. È veramente molto interessante e tra l'altro potete anche individuare in questa catena di risposte quali sono magari dei gruppi o delle associazioni o delle persone o aziende da seguire perché magari costantemente pubblicano delle cose interessanti. Quindi va benissimo essere attivi su LinkedIn anche se non siete professionalmente arrivati. Allora, Matteo dice, con grande sorpresa nei colloqui che ho fatto per le internship mi hanno fatto più domande sul mio viaggio in bici in solitaria a Capo Nord che sulle nozioni economiche. Matteo, è esattamente questo, cioè 10.000 persone si laureano in economia, probabilmente 2 all'anno vanno in bici in solitaria a Capo Nord. Cioè ci si scrive un libro su questa cosa, no? Spero che tu abbia fatto anche magari un vlog o qualcosa, ma quello dà idea della persona che al di là del fare esami è capace di gestire il tempo, le risorse, le energie e anche di organizzare. Non è che uno arriva a Capo Nord, si mette in bici e parto, probabilmente ha richiesto mesi di pianificazione, esecuzione, magari hai trovato degli sponsor, magari hai fatto delle collaborazioni, hai dovuto gestire delle emergenze, problemi linguistici. Cioè, soltanto quello merita una conferenza in università o in azienda a raccontare quello che è successo ed è molto interessante e come dicevamo anche con Davide durante l'ultima live, l'aggiungere queste cose nel curriculum tra l'altro è anche un gancio perché se trovi dall'altro lato qualcuno interessato o semplicemente incuriosito te lo stai automaticamente portando nel tuo settore. Cioè se io sono appassionato di arti marziali o di filosofia orientale e lo metto lì e mi chiedono qualcosa, me li sono portati nella mia area di comfort e quindi sarà molto più facile gestire una comunicazione, un colloquio a quel riguardo. Quindi va benissimo, molto interessante Matteo, complimenti. Allora, Derek chiede, buttarsi su passioni skillabili o comunque con un transfer un possibile lavoro? Le passioni sono passioni, cioè non puoi scegliere qualcosa in base alla fruibilità successivamente. Attenzione perché là si nota, cioè se fai volontariato solo perché poi vuoi metterlo lì potrebbe evincersi dal colloquio. Però sicuramente è una cosa importante sviluppare le varie attività extra. Hai scritto un blog, Matteo, benissimo. Poi metti il link perché è una cosa molto interessante. Derek dice quanto è importante essere neutrali, farsi i cavoli propri in azienda. La politica è un argomento tabù, meglio tenerlo tabù. No, ora non ho capito bene la domanda, nel senso che in azienda bisogna stare un attimo attenti. Ricordatevi, sono colleghi, non amici. Alcuni diventano amici, ma è un'eccezione e all'interno dell'ambiente lavorativo sempre avere un'impostazione professionale, sia quando si parla di relazioni anche sentimentali, sia quando si parla di relazioni con le altre persone, stare attenti a non entrare eccessivamente in confidenza. Per darvi un'idea, ci sono anche delle realtà dove il problema politico può essere un effettivo problema. Cioè, quando io lavoravo in Toyota c'era lo stabilimento in Turchia. A quei tempi io avevo la barba tipo Gattuso, era proprio l'anno in cui ho iniziato a farmi crescere la barba per omaggiare Gattuso 2006. E in questo stabilimento c'erano i vari manager e quelli che incontravo che dicevano «Ah Maurizio, invidiamo la tua barba perché in quella zona c'erano forti attriti religiosi e là il tipo di barba rappresenta a quale gruppo religioso appartieni e quindi per evitare problemi era vietato avere la barba in stabilimento». Allora, su questa cosa delle dinamiche aziendali volevo rispondere a una domanda molto interessante. Allora, fate attenzione a questo. Nella live con Davide Cervellini a un certo punto c'è stato un commento molto interessante di Alessio che si preoccupava quasi quando si parlavano del fatto dell'avere skill verticali, del diventare dirigente, dello spostarti verso skill più da generalista o comunque le office politics, quindi gestire tutto, era interessante il fatto che Alessio ha fatto una domanda sul skill verticali verso skill da generalista, però per come lo presentava lui sembrava quasi che un tipo di skill, un set di skill dovesse impoverire l'altro, no? Quando qua
fa riferimento questo filone di pensiero, per mia percezione, sta prendendo sempre più piede, non è qualcosa che alla lunga rischia di impoverire la qualità del lavoro svolto da parte di grandi aziende, perché lui dice, quando ci sono le soft skill, non sono collegate a quello che si fa, quindi la sua idea è, il lavoro è hard skill, se mi concentro sulle soft skill, perdo le hard skill e quindi devo fare un trade-off e mi sposto in quella direzione, almeno questo è quello che ho capito dai commenti. Vedi, possa risultarne impoverito nella dimensione di verticalità. Poi ovviamente abbiamo fatto un attimo un altro scambio, però per me questo è un argomento molto interessante. Attenzione, noi usciamo o dovremmo uscire dalla pura formazione accademica con delle hard skill, anche lì lo crediamo, perché vi assicuro che poi quando ti sposti da qualunque laurea al mondo del lavoro c'è tantissimo da imparare, training on the job, no? Quasi nessuno è pronto al plug and play dalla laurea al posto di lavoro. Si va in azienda, si capisce come si lavora, si capisce cosa fanno gli altri, si impara a farlo meglio, si contribuisce, si fanno tante attività, ma scordatevi di iniziare a lavorare facendo quello che avete fatto all'università per praticamente tutte le lauree. Quindi che succede? Che la percezione è hard skill è il lavoro. Io sono ingegnere, quindi il mio lavoro è andare di cose tecniche, di progettazione e via discorrendo. Sono un economista, il mio lavoro è analizzare i numeri, la parte finance, sono uno con varie skill numeriche, quindi sono business analyst, mi devono dare tutti i numeri, devo analizzarli, organizzarli e tutto. La parte di soft skill, che sono quelle che si sviluppano durante la carriera, quindi comunicazione, stakeholders management, networking, organizzare, problem solving, queste si sviluppano durante la carriera, a meno che non hai avuto l'intuito e l'opportunità di svilupparle già durante l'università, e sono quelle più determinanti per la carriera. Mi spiego, e mi è capitato più volte nelle 7 aziende in cui ho lavorato, una persona bravissima a fare il suo lavoro, ma complicata da gestire perché incapace di relazionarsi o pessima nella comunicazione o aggressiva e via discorrendo, non avrà mai una posizione di vantaggio perché è super skillata. Cioè, una persona che ha le stesse skill, competenze verticali, la trovi. E se non la trovi internamente, l'acquisti come competenza. Molte attività vengono date in outsourcing perché magari c'hai l'azienda che ti dà l'ingegnere, il team di engineering skillato in quella dimensione, c'è l'azienda che viene a farti la revisione, che ti viene a farti la parte contabile, puoi prendere del contingent labor, risorse temporanee e via discorrendo, ma io ho bisogno di persone che lavorano nel team, che non creano friction, che sono capaci di collaborare, di comunicare tutto, per cui quello che si tiene le cose per sé, che non vuole collaborare, che crede che il suo know-how sia quello che lo aiuterà, non ha vita lunga nelle aziende che hanno una cultura sana. Ci sono poi alcuni che esasperano questa cosa, ci sono alcuni che dicono no, il segreto è inondare le persone che ti chiedono informazioni con informazioni, quindi invece di tenere le cose per te, tu c'hai 2 maniere per non dare le informazioni a qualcuno: o non dai informazioni o gliene dai troppe, no? Se io vengo e ti chiedo qualcosa relativamente a un contratto o a un progetto, se tu non mi dici niente o se mi mandi 3 enciclopedie di informazioni relative a quel contratto o a quel progetto, in tutti e 2 i casi non mi stai rispondendo. No? Quindi c'è anche chi si diverte a usare queste tecniche, non fatelo perché è assolutamente sbagliato, però quello che dicevo è che chi ha la skill tecnica rimane lì. Per la carriera devi sviluppare soft skill che si aggiungono a quelle verticali, per cui tutte queste capacità di gestire, comunicare, evitare i conflitti, gestire le dinamiche aziendali, capire come funzionano le altre divisioni, e queste si sviluppano e sono quelle che ti porteranno avanti. Io faccio spesso l'esempio della divisione engineering, no? Il capo della divisione engineering che ha sotto 100 ingegneri suddivisi in team che si organizzano e lavorano nell'automotive, uno sullo chassis, un team sulla parte aerodinamica, un team sulla parte motore e via discorrendo, ed elettronica e via discorrendo, non è che il capo di engineering è il più bravo di tutti, che io devo dimensionare quest'asse, non ce la faccio, chiedo al mio team leader,
non ce la fa neanche lui e va al capo di engineering. No, il capo di engineering è quello che deve assicurarsi di posizionare il team e le risorse in base agli obiettivi strategici dell'azienda, deve capire dove spostare se ci sono delle criticalità, se una parte è in ritardo, in sofferenza, spostare da una parte all'altra le risorse, deve combattere per il budget, deve lavorare per avere più risorse, per fare hiring di persone, per delocalizzare, per centralizzare, per sviluppare, capire quali standard sviluppare e quali no. Il capo di engineering non lavora da ingegnere, lavora da manager, per cui le skill verticali a un certo punto perdono di importanza in questo equalizzatore delle funzioni e delle skill che usi nel lavoro, perché saranno più importanti le altre, ma non dovete leggerle in negativo, cioè non è che chi si occupa di questa parte è un fuffarolo o uno che non è capace di avere quelle parti là, quelle skill verticali. No, è una persona che a un certo punto, crescendo, si occupa di altro. Come tutti, crescendo nella vita, nell'università e tutto, abbiamo iniziato a occuparci di altro. E quindi lavorare per sviluppare quelle skill è veramente importante se volete avere un determinato tipo di carriera. Poi potete anche diventare il mega esperto di una particolare componentistica e quindi volete fare 30 anni di carriera attorno a quella. Va benissimo, farete carriera, sarete promossi, non arriverete mai alla funzione gestionale tutto e interagire con altre parti di azienda, però va benissimo, c'è anche tantissima gente che vuole assolutamente rimanere nella carriera verticale e skill, però l'importante è capire che non sono cose in antitesi, non è una cosa a scapito dell'altra, ma sono skill che si aggiungono all'altra, cioè io invece di fare, che ne so, ogni 3 anni aggiornamento sulle novità tecnologiche, inizio ad aggiornarmi su determinate dinamiche aziendali e via discorrendo. Quindi è soltanto un fatto di scelta e vanno tutte quante benissimo. Gianmarco dice: tutti dicono di fare progetti pratici all'università, ma non ho idea di dove trovare idee. Ho iniziato il secondo anno di statistica, ma non ho molte conoscenze in materia, avendo fatto solo corsi base all'università. Allora, per questo, Gianmarco, credo che abbia molto senso guardarsi attorno a livello di cosa succede nelle associazioni studentesche, cosa succede nelle junior enterprise, che sono presenti in quasi tutte quante le università. Poi statistica, molto probabilmente ci sono internship che si possono fare nelle aziende nel periodo estivo, oppure vedi che cosa fanno nelle università straniere. Uno dei punti fondamentali per gli studenti che dovete tenere a mente, che secondo me è stato il più grande contributo dell'intervista con Andrea Zanon, è la laurea internazionale ve la dovete costruire. In Italia non la troverete, punto. L'Italia ha un'impostazione accademica, alcune università sono meglio di altre, alcuni politecnici sono meglio di altri, sono più integrati e tutto, però è chiaro che se la tua università non ha o non hai ancora scoperto determinate attività e queste servono, devi organizzartele tu. Organizzati, vedi cosa fanno in un'altra università straniera e cerca di copiare, oppure vedi se ci sono dei progetti, ci sono tantissimi progetti online ai quali si può partecipare in remoto e muovetevi per cercare il vostro modo di fare queste altre attività. Se ci sono degli esami, cercate di capire se si possono fare in collaborazione con alcune aziende o con dei dipartimenti, o se ci sono delle analisi che possono essere fatte con delle ONG o qualche associazione, tutte queste strutture di volontariato che magari hanno bisogno di qualcuno che li aiuti per analizzare i dati. Insomma, dovete costruirvelo per i fatti vostri, cioè non aspettatevi di avere queste cose dal sistema accademico universitario italiano, che è il grande handicap degli studenti italiani ed è la cosa su cui dovete lavorare per creare il vostro vantaggio competitivo. Gianmarco, rispetto a te, il tuo collega che si laureerà insieme a te, se tu riesci a fare questi progetti, queste altre attività, sviluppare queste associazioni, costituire associazioni studentesche e via discorrendo, questo sarà il tuo vantaggio competitivo quando vi presenterete al mondo del lavoro. Plebs dice: la gestione emotiva andrebbe insegnata a scuola. Ci provo a farlo, ma spesso viene vista dai colleghi come perdita di tempo, purtroppo. Allora, lui è un professore e tra l'altro sarò ospite nel suo canale YouTube e stai facendo un bellissimo lavoro quello che sto facendo io, diciamo, per chi finisce l'università o per chi deve fare dei cambi di carriera, lui lo sta facendo nel suo canale per gli studenti delle scuole superiori. E sicuramente la parte
gestione emotiva è fondamentale, però non neghiamo il fatto che si sviluppi con la maturità. Cioè il Maurizio adesso ha 50 anni, non ha niente a che fare col Maurizio trentenne in azienda, cioè la quantità di scontri che non sapevo, non volevo evitare, la quantità di conflittualità o come gestivo delle dinamiche aziendali a quel tempo era completamente diversa. Questa è una di quelle cose che si sviluppa veramente col tempo, però esporsi a certe dinamiche è quello che ti insegna a gestire certe situazioni. Mi spiego. Se io faccio sempre gli esami che vado, mi metto là, studio i libri, faccio l'esame finito, è un discorso. Se invece ci sono degli esami in cui si deve lavorare in team, sia all'università che alle scuole medie, che alle superiori, che al lavoro magari un po' di meno, però di certo ci sono 5 persone del team di cui 1 o 2 non fanno niente e tutti ci incavoliamo che vorremmo andare dal professore a dire guarda che Mario non ha fatto niente, il voto devi darlo soltanto a noi, o quello che consegna le cose in ritardo, o quello che consegna all'ultimo minuto e non vanno bene. Tutta questa è esperienza, cioè tutta questa gestione delle dinamiche di team, anche semplicemente per preparare un esame in gruppo, è esperienza perché ti troverai su 10 progetti 10 volte a dover discutere, gestire, capire, organizzare, e quindi è tutto allenamento a gestire anche la fase emotiva che si avvicina che si accompagna alla fase operativa. Allora, Derrick, sì, sviluppare pazienza, esatto ragazzi, quello poi viene nel tempo, poi ovviamente io sono anche padre e il master che si fa a casa sulla pazienza. La cosa che mi è più difficile sviluppare, ma ci sto lavorando, è assecondare e non contrastare un superiore anche se sta proferendo cose insensate. Sì, questo era anche un articolo, c'è un commento, uno di voi nel gruppo, credo Francesco, che aveva postato su LinkedIn, aveva ripostato un articolo in cui qualcuno commentava il discorso della cultura aziendale, si va nella vostra azienda, si può contestare un manager o qualcuno che è sopra di voi. Allora, regola fondamentale, attenzione al dove e come lo fate. Cioè, sì, i manager sbagliano, incredibile ma vero. Io sono dirigente da 15 anni, manager da 17 e non sono ancora perfetto. Porca miseria, sbaglio. E il punto qual è? Certo che un manager può prendere cantonate, oppure ha un set di informazioni, perché inevitabilmente nell'azienda è asimmetrica la conoscenza di determinate situazioni, però può capitare che in qualche situazione o voi non conoscete quello che c'è dietro, oppure al manager sono sfuggite alcune cose, ha sottovalutato le risorse necessarie per un progetto, non ha considerato le conseguenze e quindi non ha allineato altri stakeholders. Può capitare. Ora che succede? Che se questo diventa uno scontro in riunioni in presenza di altre persone, e questo vale anche non con i manager ma in generale con tutti, non va bene. Questi conflitti, questi disallineamenti è bene discuterli offline e cercare di capire quali sono i punti di vista, il perché, il per come, perché a un certo punto se poi io la vedo A, però alla fine si decide B, c'è un momento in cui dovete lasciare andare. Partiamo dal presupposto che life is unfair e company is unfair. Cioè, non credete di vivere nel mondo ideale. Nelle aziende, grandi, piccole, corporate, startup e tutto, non è tutto rose e fiori, non tutto funziona perfettamente, non tutto è come dovrebbe essere. Spesso saremo noi ad avere l'idea non chiara e quindi ci posizioniamo in maniera sbagliata. Altre volte abbiamo ragione noi e ci viene riconosciuto, altre volte abbiamo ragione noi e non ci viene riconosciuto. Questo si chiama vita, ok? Applicato nel mondo del lavoro. Ma perché voi quando siete in giro nella vita con i vostri figli, parenti o negli uffici, il fatto che semplicemente abbiate ragione significa che vi verrà data ragione, vi verrà riconosciuta e si agirà di conseguenza? Ovviamente no. Nell'azienda è lo stesso. Poi ovviamente nell'azienda ci sono metriche, ci sono obiettivi da portare, risultati da raggiungere, però sapete che ci sono anche tanti modi di arrivare allo stesso punto. Magari quello che viene scelto non è il più efficiente, però accettate il fatto che le cose possono andare diversamente. Una delle cose che si studia quando mi ero avvicinato un attimo alla mindfulness era il problema è
quanto noi ci arrabbiamo per il fatto che il mondo non è come vorremmo che fosse, no? Allora è quella differenza che ci fa andare in bestia. Quindi il fatto che io vedo che secondo me questo progetto ha bisogno di 100 e mi viene detto che ha bisogno di 70, questa cosa non l'accetto e lì continua la friction e via discorrendo. Punto fondamentale, valido per tutto, ricordatevi sempre di concentrarvi sul problema e mai sulla persona. Dovete contestare o confutare o fare challenge in maniera fair, ovviamente professionale, il dato, l'informazione, mai la persona. Quindi non è mai tu hai sbagliato, non riesci a capire queste cose, e queste sono le risorse assegnate. Usando come benchmark altri progetti risulta un numero diverso, probabilmente c'è un rischio di sottostima di questo. E l'altro punto è anche cercate di venire in questi confronti con soluzioni, cioè non può essere l'incontro tu dici 75 non capisci niente e 100, no, allora secondo il mio assessment è 100, secondo il tuo è 75, se non si fa 100 almeno prepariamoci con queste action to mitigate the risk, no? Quindi abbiamo questo rischio, cerchiamo di mitigarlo e cerchiamo di arrivare a una situazione di business che ci permetta di andare avanti, perché magari noi ci impuntiamo che vogliamo risorse 100, ma non sappiamo che il nostro capo ha dovuto combattere perché il top management aveva deciso di dargliene 50 e non necessariamente saremo sempre messi a conoscenza di tutte queste dinamiche, per cui cercate sempre di evitare lo scontro diretto in pubblico, concentratevi sempre sull'argomento e non sulla persona e cercate sempre di portare una soluzione. Alcune volte la cosa migliore da fare quando in riunione o in una call c'è una situazione del genere, si dice ok, prendiamola offline, non dobbiamo risolverla adesso, gruppo ristretto, noi 2 o 3 ci rincontriamo, affrontiamo questa cosa e poi verremo al prossimo meeting, al prossimo gruppo, qualunque sia il progetto su cui state lavorando, e riaffronteremo questa cosa. Quando vedete che tira una brutta piega, non dobbiamo risolvere adesso, lo prendiamo offline e lo discutiamo separatamente. Mi raccomando, questo ve lo dico perché per anni non l'ho fatto e quindi ho una quantità di cicatrici su queste cose. Questo era un punto fondamentale quando Massimo aveva chiesto qualche tempo fa, ma queste che cose belle, ma io ho già 43 anni, come faccio a implementarle troppo tardi? No, queste sono cose che io ho imparato dai 37, 38 in poi, quindi prima entrate in quest'ottica e usate questi accorgimenti, meglio sarà per la vostra carriera e più professionali sarete percepiti nel vostro contesto lavorativo. Mr. Derek, spiegazione ineccepibile. È mica... sono Mr. Manager, mica... Allora, nell'azienda è come in generale nella vita, è questione di cuoio, o ce l'hai o te lo fanno. Sì, il punto è proprio quello, ragazzi, cioè life is unfair, basta, accettate questa cosa e dovete usare gli stessi accorgimenti che avete in una riunione di condominio o quando andate a parlare con un ufficio della pubblica amministrazione o quando parlate con i vostri figli, che vi potete mettere a ragionare causa-effetto, problem solving, qua, tac, cioè il fatto che sia tutto quanto lineare, che funzioni, che abbia una logica, non è assolutamente associato al e quindi verrà fatto così. È importantissimo questo. Scusate, bevo. Ora, un altro punto che volevo toccare è una domanda che mi è stata fatta con un messaggio su LinkedIn da Francesco. Lui dice, quando c'è fusioni tra aziende, no, M&A, Merger and Acquisition, come si capisce se ci sono opportunità, se ci sono se si creano opportunità o se ci sono dei rischi, quello che succederà nella struttura aziendale e via discorrendo. E occhio, quella è una cosa molto complicata. Ora, questo ovviamente richiede ore di discussione, però cerchiamo un attimo di spiegare la situazione. Ci possono essere vari scenari. Io sono in un'azienda che è completa, quindi ho tutte le divisioni, ho procurement, ho finance, operation, engineering, marketing, ho un'azienda che va per i fatti suoi. Questa azienda a un certo punto si unisce ad un'altra azienda, o vengo acquisita, o acquisisco, o vengono entrambe acquisite da un terzo, succede qualcosa per cui le aziende si fondono. Automaticamente hai
tutte duplicazioni. E signori, è inevitabile un restructuring, cioè un'azienda sicuramente farà una riorganizzazione delle divisioni. Ora che succede? Sono processi molto complicati e avvengono in realtà anche all'interno dell'azienda, cioè le aziende non sono entità statiche, le aziende, soprattutto quelle grandi, periodicamente si riorganizzano, e quando dico periodicamente, cioè io ho vissuto realtà aziendali nelle quali c'erano riorganizzazioni ma anche annuali, e adesso si accorpano questi gruppi, a un certo punto si separano perché è importante avere maggiore focus in queste aree, quindi fare più valore aggiunto. Dopo 2 anni ci si accorge che per la parte operation è meglio riaccorparle, quindi i gruppi si separano, si fa lo split, si accorpano, si fa il merge. Può succedere di tutto e succede costantemente nelle grandi aziende, e questo ovviamente lato lavorativo è molto complicato perché le funzioni vengono riorganizzate, non si può avere ovviamente un duplicato. Se io ho un capo ufficio acquisti qui e un capo ufficio acquisti lì, è impossibile che uno dei due non debba essere spostato. Ci sono delle acquisizioni o delle dinamiche più o meno ostili, per cui ovvio che se c'è stato uno scontro epocale in un'azienda e una delle due fazioni vince, molto probabilmente ci sarà una cordata di vincitori e gli altri saranno riposizionati, oppure, come viene detto nei comunicati, hanno l'opportunità di cogliere, cioè hanno deciso di cogliere opportunità all'esterno dell'azienda. Ho visto anche comunicati abbastanza cattivi dove persone con tanti anni di seniority venivano liquidate con la persona ha deciso di andare a cogliere opportunità al di fuori dell'azienda, e quindi noi potremmo beneficiare di un po' di aria fresh air. Cattivissima come nota, no? È chiaro che veniva probabilmente dopo qualche scontro, sicuramente dopo qualche scontro interno. Quindi che succede? Quando avvengono queste fusioni anche interne alla stessa azienda, non è tantissimo quello che potete fare, a meno che non siate voi ovviamente nella posizione dirigenziale e manageriale. Diciamo che quello che conta è quello che è stato fatto fino a quel momento, però quello che conta è il come verrà disegnata la divisione in futuro, quindi ci sono tantissimi scenari a riguardo. È per questo motivo che è importante quello su cui vi dico sempre di puntare, cioè voi dovete conoscere l'azienda. Non potete passare anni nella vostra divisione, nel vostro team, e fare solo quello. Io devo sapere che se sono in questo team di procurement che si occupa, sono category manager per le spare parts di piping, ok? E non è che posso passare la vita a fare soltanto gare e ottimizzazione delle forniture di questa parte. Il prima possibile, molto prima che l'azienda mi dia l'opportunità, devo iniziare a capire chi sta facendo altro, cioè la mia gara per questa fornitura sta portando questi saving in questi siti, e allora cerco di parlare con i colleghi di finance, ma in generale tra tutte le indirect spend quanto stiamo risparmiando, quello che faccio io che peso hai, un 2%, un 20%, il benchmark degli altri come stanno performando, quando fanno le gare loro anche loro risparmiano l'8%, loro risparmiano il 15%. Già all'interno di procurement dovrei essere in grado di vedere tutto il resto, faccio procurement giusto come esempio, però poi devo cercare di andare oltre, cioè devo anche cercare di capire, magari parlando con dei colleghi nei siti, quanto è importante questo impatto del budget, come il liberare budget dalla parte spare parts gli permetta di spostare budget su delle altre iniziative o degli altri progetti, oppure perché c'è questa pressione adesso, perché magari ci sono dei siti che devono espandersi e quindi c'è bisogno di liberare risorse, oppure ci sono dei siti che devono aumentare o differenziare la produzione e quindi devono concentrarsi su nuove linee e quelle vecchie vengono lasciate un po' indietro e hanno un budget ridotto. Insomma, cercate di capire sempre cosa sta succedendo nell'azienda, chi fa cosa, in maniera tale che un domani, quando dovesse esserci un impatto sul vostro team di procurement, magari c'ho degli altri colleghi che, conoscendomi, sapendo che mi sono occupato di queste cose, mi dicono: guarda che Maurizio si sta aprendo questa opportunità
da un'altra parte. Tienilo in considerazione. Questo lo farà ovviamente l'azienda in maniera strutturata, perché quando c'è un restructuring tipicamente il primo obiettivo è trovare delle altre cose da fare all'interno dell'azienda, perché magari io sto unendo queste due divisioni ma ne sto creando nuove, per cui una di queste due divisioni morirà, ma magari nel frattempo sto espandendo il business, quindi se è possibile si cerca di spostare le persone, però è chiaro che più avete network, più sapete cosa sta succedendo, più avete skill e competenze, più facile sarà rivendervi all'interno dell'azienda o addirittura avere qualcuno che vi chiama su dei progetti specifici e via discorrendo. Quindi questa è l'importanza dell'avere sempre un occhio a tutto il resto dell'azienda, e addirittura ci sono delle soluzioni, ho visto, per persone che sono state impattate, hanno avuto la possibilità di partecipare ai progetti di 1 o 2 anni. Quindi ok, la mia posizione non c'è più, perché ricordatevi, nell'azienda non viene mai impattata la persona ma la posizione, e però sta partendo questo progetto di revisione strategica di qualcosa, allora vengo messo in questo team per cui per 1 o 2 anni lavoro con una posizione temporanea, però continuo a rimanere in azienda, ho il mio stipendio e tutto quanto. Nel frattempo magari mi guardo meglio a cosa mi offre il mercato fuori, oppure trovo altre opportunità all'interno, o magari questo progetto su cui abbiamo lavorato poi determina la nascita di una nuova unità e via discorrendo. Quindi ci sono tantissime maniere nelle quali si può sviluppare una situazione del genere. Meno siete isolati, sia mentalmente che come network che come know-how, più avete possibilità di guardarvi attorno e di essere osservati, ok? Ultima domanda: va bene spostarsi nell'azienda, ma non è forse meglio mantenere stesso ruolo e cambiare azienda? E quello dipende da te, quello dipende veramente da te, da quello che vuoi fare, se l'azienda ti ha dato quello che ti doveva dare. Il discorso del perché cambiare azienda o perché cambiare lavoro è la somma di tantissimi punti di vista, cioè di tantissimi fattori. Voglio cambiare nazione, voglio cambiare settore, voglio cambiare. Più è grande l'azienda, più mi permette di fare cose diverse. Magari io posso fare la stessa cosa in settori diversi. Io mi occupo di finance in un sito, sono in una multinazionale, mi sposto in un'altra nazione, oppure inizio a farlo a livello nazione, oppure mi sposto nel quartier generale e mi occupo di farlo per tutto quanto il mondo, oppure inizio a fare la stessa cosa per un'altra divisione dell'azienda. Più grande è l'azienda, più avete possibilità di fare lavori completamente diversi nel vostro settore o in altri ambiti, su scale e con perimetri di responsabilità diversi. Allora, penso che come domande ci siamo. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram che è aperto e lì ci confrontiamo, diamo un po' di informazioni, ci scambiamo dei dati. Vi ricordo anche di far riferimento a questa lista di libri che ho pubblicato, e se avete dei libri anche da consigliare fatemelo sapere nel gruppo Telegram in vari messaggi, in maniera tale che possiamo aggiungerli qui. Vi ricordo che c'è il mio indirizzo mail a cui potete sempre contattarmi, che è maurizio@mrmanager.it. Allora, grazie a tutti dell'ascolto, siamo in 18. Mi raccomando, cercate di dare un occhio agli ultimi contenuti che stiamo mettendo, parlo al plurale maiestatis come il mago Telma, che sto mettendo sul sito, e cercherò di mantenere questa frequenza del martedì la live e il sabato pubblicare un video con uno short quotidiano. Grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima. Ciao!